Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la meravigliosa brioche di rose, sofficissima e profumata. Oltre ad essere un dolce dall'aspetto elegante, conquisterà tutti per la sua morbidezza. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, il romanzo autobiografico La mia vita a fuoco lento, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. E sulle pagine di Amazon potrete trovare tutte le mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per preparare l'impasto della nostra brioche abbiamo bisogno di farina 0, zucchero, un uovo intero medio, lievito di birra fresco, zeste di limone biologico, olio di semi di girasole e latte. Comincio a versare in ciotola il latte deve essere a temperatura ambiente e non freddo di frigo. Aggiungo tutto lo zucchero e il lievito di birra. E lavoro con una spatolina. Ora aggiungo l'olio, lavoriamo ancora con la spatola e ora aggiungiamo l'uovo. Ora lo zeste di limone. E la farina, tutta in una volta. Lavoriamo inizialmente in ciotola, sempre con la spatola. Ora che l'impasto ha cambiato consistenza, lo rovesciamo sul piano di lavoro e lo lavoriamo a mano. A questo punto possiamo chiuderlo. Eccolo qui. Adesso possiamo mettere l'impasto a lievitare in una ciotola pulita, unta con un filo di olio extravergine di oliva. Chiudiamo con pellicola e attendiamo che il nostro impasto raddoppi di volume. Il nostro impasto in 2 ore e mezza ha più che raddoppiato di volume. Ora, prima di rovesciarlo sul piano di lavoro e stenderlo, dobbiamo preparare la crema al burro. Qui vedete del burro, io sto usando un burro di centrifuga, zucchero semolato e io aggiungo della scorza di arancia biologica, darà un aroma in più. Verso subito lo zucchero nella ciotola del burro e lavoro con la spatola. E ora aggiungiamo lo zeste di arancia.
La crema è pronta, possiamo lasciarla da una parte e procediamo a lavorare il nostro impasto. Formiamo un rettangolo. Una volta pronto, versiamo sulla pasta la crema di burro. E con l'aiuto di una spatolina la stendiamo. A questo punto dobbiamo semplicemente ritagliare delle strisce. Ora io ho preparato una teglia, questo è uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro, ho messo della carta da forno sulla base e ho imburrato le pareti, vedete? Dobbiamo semplicemente arrotolare i rettangoli che abbiamo formato. In questo modo, e una volta che abbiamo dato forma possiamo mettere in teglia. E noi non dobbiamo fare altro, semplicemente dobbiamo chiudere la teglia con pellicola e attendere circa un'ora e mezza che l'impasto lieviti di nuovo. Ecco come risulta la brioche dopo l'ultima lievitazione. Ora, prima di cuocerla, dobbiamo spennellarla con un pochino di latte a temperatura ambiente. E ora possiamo cuocere la nostra torta di rose in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti circa. Ecco la torta di rose appena sfornata. Ora è bollente, bisogna lasciarla raffreddare completamente prima di toglierla dallo stampo. La torta di rose al profumo d'arancia è pronta per andare in tavola. Prima però la spolveriamo con un pochino di zucchero a velo.
Ed ora possiamo vedere l'interno di questo dolce. È un impasto soffice soffice. Sembra un cuscino. Una cottura perfetta, una pasta filante, e vorrei che foste qui per farvi sentire il profumo. Anche per oggi è tutto, io spero che la mia torta di rose al profumo d'arancia sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.